Ciao, bentornati sul nostro canale. Nel video di oggi parleremo degli usi e delle proprietà del cardo mariano nel Medioevo. Il cardo mariano, Silybum marianum, erba santa e benedetta, porta con sé un'eredità di secoli di salute. Pianta medicinale protettiva del fegato, si presenta con un fusto ricoperto da spine, con grandi foglie lucenti macchiate di bianco con lunghe spine e un grosso fiore porpora-violaceo. Cresce in terreni fertili, preferibilmente calcarei e sassosi, in campi abbandonati, in pascoli, in macerie e ruderi. È una vigorosa pianta biennale spontanea, conosciuta e utilizzata da greci e romani e fa parte della famiglia delle Asteracee. Il nome botanico Silybum deriva dal termine greco silibon, che vuol dire ciuffo, per via del fiore ciuffoso. Mentre Marianum fa riferimento a una storia molto antica. Le sue venature bianche dapprima furono attribuite a una goccia di latte della dea Iside che la perse mentre allattava suo figlio Horus. Successivamente, con l'avvento del cristianesimo, fu attribuita alla Madonna, da qui il termine Marianum, che si rifugiò in un campo di cardi per proteggere Gesù dalla persecuzione di Erode e mentre lo allattava perse una goccia macchiando così le foglie di cardo. Il cardo marianum veniva anche utilizzato per favorire la digestione e la diuresi. Le parti più utilizzate erano le foglie, da cui venivano fatti degli infusi, e i semi, da cui venivano fatti i decotti. Diosocride ne consigliava l'uso per la cura dei morsi di serpente, invece Plinio il Vecchio consigliava l'uso del succo della pianta mescolato al miele, che era un ottimo rimedio per espellere la bile. Il cardo mariano è anche una pianta tintoria dalla quale si ricava un bellissimo color giallo dorato. In epoca medievale il cardo mariano veniva utilizzato ovviamente per le sue proprietà medicamentose, ma si credeva che la pianta potesse aiutare a capire se una persona avrebbe trovato l'amore. Si narra infatti che le giovani ragazze la notte di San Giovanni avessero l'usanza di strappare un fiore di cardo e di sotterrarlo. All'indomani, nel giorno di San Giovanni, di disotterrarlo e di controllare attentamente la peluria interna. Se la peluria della pianta fosse stata bianca, la ragazza che avrebbe compiuto il rituale avrebbe avuto un amore non corrisposto o non avrebbe trovato marito. Se invece la peluria fosse rimasta colorata, la ragazza si sarebbe sposata nel giro di pochissimo se il colore era vivace, invece nel giro di qualche mese se il colore era pallido. Il cardo è un antico simbolo celtico di nobiltà di carattere. Un'altra antica leggenda narra che un gruppo di guerrieri scozzesi che si era addormentato in un campo riuscì a sventare l'imboscata dell'esercito norvegese perché uno dei nemici calpestò una pianta spinosa, una pianta di cardo. Il suo grido di dolore svegliò i guerrieri che prontamente ricusarono gli invasori. Il cardo è anche fiore nazionale di Scozia ed è un simbolo molto importante, infatti fa parte dell'araldica scozzese da oltre 500 anni. Sono molte le storie che girano attorno a questo fiore. Essenzialmente nel linguaggio dei fiori il cardo è simbolo di amore certo, è anche il simbolo della nostra compagnia. Il nostro video è giunto al termine. Per Aspera d'Astra iscrivetevi al nostro canale e lasciate un bel like. Non dimenticate di attivare la campanellina e di seguirci su Instagram e Facebook. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!